Ti sei mai chiesto perché alcune persone emanano un magnetismo naturale che non ha nulla a che fare con l'aspetto fisico? Sto per svelarti il segreto nascosto alla base di questo potere, il distacco consapevole. Immagina di trovarti al centro di una tempesta emotiva. Tutti intorno a te corrono, si agitano, cercano disperatamente di controllare l'incontrollabile. E poi ci sei tu, immobile, presente, radicato nella tua verità interiore. Non stai fuggendo dal caos, non lo stai combattendo, lo stai semplicemente osservando, senza lasciarti travolgere. Questa è l'essenza del distacco. In un mondo ossessionato dall'attenzione, dalla validazione immediata e dalle reazioni impulsive, la persona che padroneggia l'arte del distacco diventa immediatamente riconoscibile. È come se emanasse un campo di forza invisibile che attira naturalmente gli altri verso di sé, non perché implora attenzione, ma precisamente perché non ne ha bisogno. La forza dell'autonomia emotiva. Esiste un malinteso fondamentale sul distacco. Molti lo confondono con l'indifferenza, con l'apatia, con una sorta di anestesia emotiva. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Il vero distacco è in realtà una forma superiore di connessione. Con te stesso, con i tuoi valori, con la tua verità più profonda. Immagina un albero con radici profonde. Quando arriva la tempesta, l'albero si piega ma non si spezza, non combatte il vento, lo accoglie, lo rispetta, ma rimane saldamente ancorato. Questa è l'immagine perfetta dell'autonomia emotiva che nasce dal distacco. Non si tratta di svuotare il cuore di emozioni, ma di riempire l'anima di consapevolezza, di nutrirti così abbondantemente di autorispetto che non avverti più quella fame disperata di approvazione esterna. Non è che non senti più nulla, senti tutto, ma nulla ti possiede. Come insegnava Marco Aurelio, la felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri, perciò fai attenzione a cosa pensi. Non lasciare che il rumore delle opinioni altrui sommerga la tua voce interiore. Pensa ai momenti in cui hai compromesso la tua autenticità per guadagnare l'approvazione di qualcuno. Ricordi quella sensazione di tradimento interno? Di aver venduto un pezzo della tua anima? Il distacco ti libera da questo ciclo distruttivo. Ecco un esercizio pratico. La prossima volta che senti l'impulso irresistibile di spiegarti a qualcuno che ripetutamente fraintende le tue intenzioni, fermati, respira, chiediti: questa persona ha dimostrato la capacità di comprendere la mia verità? O sto ancora sperando in un risultato diverso, ripetendo lo stesso comportamento? L'autonomia emotiva si costruisce attraverso queste piccole decisioni quotidiane. È nel momento in cui scegli di non rispondere a quel messaggio provocatorio. È quando declini quell'invito a un evento che drenerebbe la tua energia. È quando non senti il bisogno di difenderti da un'accusa infondata, perché la tua autostima non dipende dalle opinioni altrui. Questo è il paradosso magnifico del distacco. Meno ti aggrappi alla necessità di controllo esterno, più controllo hai sulla tua vita. Meno cerchi di manipolare le percezioni altrui, più autentica diventa la tua presenza. E da questa autenticità radicata nasce un potere che nessuno può darti o toglierti. È tuo, incondizionatamente. L'arte della risposta consapevole. Osserva attentamente le persone intorno a te. La stragrande maggioranza vive in uno stato perpetuo di reazione automatica. Qualcuno dice qualcosa di provocatorio e immediatamente scatta una risposta emotiva. Un collega fa un commento sul tuo lavoro e subito senti l'impulso di giustificarti. Un partner esprime frustrazione e in un attimo sei sulla difensiva. Questo schema reattivo è la trappola più sottile dell'esistenza umana. Crediamo che reagire rapidamente significhi essere autentici, ma spesso è esattamente l'opposto. Significa essere prevedibili, programmati, manipolabili. Seneca lo esprimeva perfettamente quando scriveva: «La più grande potenza è il dominio di se stessi». La vera rivoluzione interiore inizia quando scopri lo spazio tra stimolo e risposta, quel microscopico intervallo che può essere espanso con la pratica consapevole. È il territorio della tua libertà autentica. È lì che risiede il tuo potere vero.
Pensa a quando qualcuno ti ha provocato l'ultima volta. Ricordi quella sensazione bruciante, quel bisogno impellente di rispondere immediatamente? Quella non è la tua voce autentica. È la voce dell'ego ferito, del bambino interiore che teme di essere sopraffatto. La maestria inizia quando riconosci questa voce senza lasciarti possedere. Ecco una strategia pratica. Il prossimo conflitto che incontrerai, pratica il ritardo consapevole. Quando senti l'impulso di reagire istintivamente, conta mentalmente fino a 5. Osserva il tuo respiro, nota le sensazioni nel tuo corpo. Poi chiedi a te stesso: quale risposta servirebbe veramente la mia evoluzione in questo momento? Spesso scoprirai che il silenzio è la risposta più potente. Non un silenzio carico di risentimento o di paura, ma un silenzio pieno di presenza e di discernimento. Non confondere la non reattività con la passività. La persona realmente non reattiva è intensamente attiva, ma la sua attività è interna prima di essere esterna. Sta osservando, elaborando, scegliendo, piuttosto che essere scelta dalle sue reazioni automatiche. Questa qualità di presenza consapevole è immediatamente percepibile agli altri. Quando entri in una stanza e mantieni questa centratura interiore, le persone lo sentono. Non capiscono necessariamente cosa sia, ma percepiscono una solidità, una profondità che suscita rispetto istintivo. La capacità di non reagire quando tutti intorno a te stanno perdendo la testa non è debolezza, è la definizione stessa della forza evoluta. È il segno di una persona che ha fatto il lavoro interiore necessario per passare dalla reattività alla responsabilità. La capacità di scegliere la propria risposta. L'eloquenza del silenzio strategico. Nel rumore incessante della società moderna ci hanno fatto credere che il silenzio equivalga all'inerzia, alla debolezza o, peggio ancora, all'impotenza. Questa è forse la più grande menzogna della nostra cultura comunicativa. Il silenzio, quando usato con discernimento, è in realtà lo strumento di comunicazione più sofisticato e potente a tua disposizione. Il vero potere del silenzio strategico non sta in ciò che eviti di dire, ma in ciò che permetti di emergere attraverso la tua presenza consapevole. È uno spazio che crei intenzionalmente, non un vuoto che subisci passivamente. Epitteto, con la sua profonda saggezza, lo esprimeva così: fai silenzio, o parla solo quando pensi che ciò che dirai valga più del silenzio. Pensa a quali situazioni in cui ti sei sentito provocato, quando qualcuno ha deliberatamente cercato di farti perdere il controllo. Cosa succede quando invece di lanciarti nella solita danza di attacco e difesa, semplicemente osservi, respiri e mantieni la tua centratura? Quello che accade è straordinario. La provocazione perde il suo bersaglio e l'energia che l'altro ti stava inviando ritorna letteralmente al mittente. Ecco una pratica trasformativa. Seleziona una conversazione potenzialmente difficile nella prossima settimana e decidi in anticipo di usare il silenzio come tua risposta primaria. Non un silenzio di negazione o di chiusura, ma un silenzio attivo, presente, che osserva attentamente. Noterai immediatamente come questa pratica rivela le vere intenzioni dell'altro. Il silenzio strategico è particolarmente potente nelle dinamiche di potere. Quando qualcuno cerca di costringerti a rispondere secondo i suoi termini, il tuo rifiuto di partecipare a quel gioco stabilisce immediatamente un nuovo equilibrio. Il silenzio diventa allora una dichiarazione di sovranità emotiva. Non accetto le tue condizioni per questa interazione. È fondamentale comprendere che questa pratica non riguarda la soppressione delle tue emozioni o dei tuoi pensieri. Al contrario, è un invito ad elaborarli più profondamente prima di esprimerli. È riconoscere che non ogni pensiero merita di essere verbalizzato, non ogni emozione richiede un'espressione immediata. Il silenzio strategico dona anche un altro regalo inestimabile, la possibilità di osservare ciò che le persone rivelano quando non riempi lo spazio. Spesso, nel tentativo di colmare il vuoto che crei, gli altri rivelano informazioni, intenzioni e stati emotivi che altrimenti avrebbero tenuto nascosti. Questo non significa che tu debba diventare una persona silenziosa in ogni situazione. Significa piuttosto che stai sviluppando la saggezza di sapere quando il silenzio serve la tua crescita
e la tua verità più delle parole. È questo discernimento che ti rende magnetico, questa capacità di non essere trascinato nella corrente delle reazioni automatiche che domina la maggior parte delle interazioni umane. I confini sacri della tua dignità. Uno dei più grandi inganni che ci è stato venduto è che l'amore, l'amicizia e la gentilezza richiedano l'autosacrificio. Ci è stato insegnato che per essere persone buone dobbiamo essere sempre disponibili, sempre comprensivi, sempre pronti a mettere i bisogni degli altri prima dei nostri. Questa è la ricetta perfetta per l'esaurimento, il risentimento e, paradossalmente, relazioni superficiali. I confini non sono muri destinati a escludere gli altri. Sono delimitazioni sacre che definiscono dove finisci tu e dove inizia l'altro. Sono le fondamenta invisibili su cui costruisci relazioni autentiche e reciprocamente rispettose. Marco Aurelio, nella sua profonda saggezza, ci ha lasciato questo insegnamento. Non sprecare il resto della tua vita a preoccuparti di ciò che pensano gli altri, a meno di non cercare un bene comune. Rifletti su questo. Ogni volta che permetti a qualcuno di oltrepassare un tuo limite, non stai solo danneggiando te stesso, stai anche privando l'altra persona dell'opportunità di conoscerti veramente, perché la verità è che nessuno può rispettarti autenticamente se non conosce i tuoi confini. Ecco un principio trasformativo. I tuoi no creano lo spazio per i tuoi veri sì. Ogni volta che rifiuti ciò che non è allineato con i tuoi valori, stai implicitamente onorando ciò che lo è. Ogni volta che declini un'opportunità che ti esaurirebbe, stai preservando energia per qualcosa che ti farà fiorire. La capacità di stabilire confini chiari è direttamente proporzionale alla tua autostima. Non è un caso che le persone con scarsa considerazione di sé tendano ad avere confini porosi o inesistenti. Non credono di meritare protezione, ma ecco una verità potente. Non hai bisogno di guadagnarti il diritto di avere confini. Questo diritto è già tuo, intrinseco alla tua umanità. Non devi giustificarlo, spiegarlo o scusarti per esso. Prova questo esercizio. Per una settimana, prima di dire sì a qualsiasi richiesta, fai una pausa di 3 secondi e chiediti: sto dicendo sì perché lo voglio veramente o perché temo le conseguenze del dire no? Questa semplice pratica può rivelare modelli sorprendenti nelle tue relazioni. I confini sani non nascono dalla paura o dal risentimento, nascono dall'amore per te stesso e sì, anche dall'amore per l'altro, perché quando stabilisci limiti chiari, crei le condizioni per un'intimità autentica, libera dalla manipolazione emotiva e dalle aspettative non espresse. È importante comprendere che i confini non sono statici, ma dinamici. Evolvono con la tua crescita, con l'approfondirsi delle relazioni, con il cambiamento delle circostanze. La chiave è mantenerli consapevoli e intenzionali, non reattivi o rigidi. Le persone veramente rispettabili riconoscono e rispettano i confini degli altri. Quando inizi a stabilire i tuoi con chiarezza e fermezza, attirerai naturalmente persone che onorano questo aspetto di te. E coloro che resistono ti stanno semplicemente mostrando che non sono pronti per la versione autentica di te stesso. L'attrattiva dell'enigma personale. Nell'era dell'iperconnessione e dell'esposizione digitale costante, stiamo assistendo a un paradosso sorprendente. Più le persone rivelano di sé, meno risultano interessanti. L'oversharing ha creato una cultura della prevedibilità, dove la maggior parte delle interazioni umane seguono copioni prestabiliti e facilmente anticipabili. In questo contesto, la persona che mantiene un certo grado di riservatezza intenzionale emerge immediatamente dal rumore di fondo, non perché stia attivamente nascondendo qualcosa, ma perché ha compreso un principio fondamentale dell'attrazione umana. Il valore percepito è spesso proporzionale alla rarità. Come insegnava sapientemente Zenone di Cizio, ci sono state date 2 orecchie e una bocca per ascoltare il doppio di quanto parliamo. La discrezione strategica non ha nulla a che fare con la segretezza morbosa o la manipolazione. Si tratta piuttosto di una gestione consapevole della tua energia e delle tue espressioni. È un riconoscimento maturo che non ogni pensiero merita di essere condiviso.
Non ogni emozione necessita di un pubblico. Non ogni decisione richiede una spiegazione. Considera questo. Quando riveli immediatamente tutto su di te, le tue opinioni, i tuoi desideri, i tuoi piani futuri, privi gli altri della gioia della scoperta. L'essere umano è naturalmente curioso, ama i puzzle, è attratto dai misteri. Quando lasci spazio all'immaginazione altrui, crei un campo magnetico di interesse genuino, un esercizio pratico. La prossima volta che ti trovi in una conversazione sociale, prova a fare 3 domande per ogni dichiarazione personale che condividi. Osserva come questo semplice cambiamento influenza la dinamica dell'interazione. Noterai che le persone si sentono più ascoltate, più interessanti, più connesse e, paradossalmente, più curiose riguardo a te. Non confondere questa pratica con il fingere di essere qualcun altro. L'enigma personale autentico non nasce dalla falsità, ma dalla selettività consapevole. È basato sulla comprensione che l'intimità vera è guadagnata, non pretesa, è un privilegio, non un diritto. Questa qualità di riservatezza discernente è particolarmente potente nelle dinamiche di attrazione. Quando sei un libro completamente aperto, non c'è nulla da scoprire, nulla da inseguire, nulla che stimoli quella deliziosa tensione della curiosità insoddisfatta. L'imprevedibilità consapevole ti libera anche dall'esauriente compito di gestire le impressioni altrui. Quando smetti di cercare di controllare come gli altri ti percepiscono, paradossalmente guadagni un controllo più profondo sulla tua presenza nel mondo. Non reagisci più in base alle aspettative, ma agisci dalla tua verità centrale. Nelle relazioni personali e professionali, questa qualità ti posiziona immediatamente come una persona di sostanza, qualcuno che non ha bisogno dell'approvazione costante o della validazione esterna. Le persone sentono istintivamente che c'è profondità in te, strati da scoprire, complessità da esplorare, e questo, in un mondo di interazioni superficiali, è irresistibilmente attraente. La trasformazione del distacco consapevole. Questo intero viaggio che abbiamo esplorato insieme, l'autonomia emotiva, la risposta consapevole, il silenzio strategico, i confini sacri, l'enigma personale e la completezza magnetica, non riguarda l'irrigidimento o l'isolamento. Al contrario, è un percorso verso una connessione più autentica, più profonda e più significativa con te stesso e con gli altri. Il distacco consapevole è in realtà una forma superiore di impegno, un impegno verso la tua verità interiore, verso relazioni basate sul rispetto reciproco, verso una vita guidata da scelte intenzionali piuttosto che da reazioni automatiche. Quando smetti di dipendere dal mondo esterno per definire il tuo valore, quando interrompi il ciclo della ricerca disperata di validazione, qualcosa di straordinario accade. La tua presenza si trasforma. C'è una solidità, una profondità, una qualità magnetica che emerge naturalmente. Non è qualcosa che puoi fingere o forzare, è il risultato naturale del lavoro interiore che hai fatto. È ciò che accade quando hai affrontato le tue ombre, abbracciato le tue ferite e scoperto che la tua essenza rimane intatta, preziosa e completa anche nel mezzo del dolore più profondo. Questa trasformazione si manifesta in modi concreti e tangibili. Le persone iniziano a trattarti diversamente, con un rispetto più profondo, perché sentono che tu rispetti te stesso. Le relazioni manipolative e squilibrate gradualmente scompaiono dalla tua vita, non perché le combatti attivamente, ma perché la tua energia non le nutre più. Le opportunità che si allineano veramente con il tuo autentico sé iniziano ad apparire con una frequenza sorprendente. La tua capacità di discernimento si affina, riesci a distinguere più chiaramente ciò che merita la tua energia da ciò che non lo merita. Sperimenti una libertà interiore che non dipende dalle circostanze esterne. Ricorda sempre che questa pratica del distacco consapevole non è un punto di arrivo, ma un viaggio continuo. Ci saranno giorni in cui la reattività riapparirà, in cui i vecchi modelli di dipendenza si presenteranno di nuovo. Non giudicarti in quei momenti. Osserva, respira, ritorna al centro. Il percorso non è lineare, è una spirale che talvolta sembra riportarti a punti familiari,
ma in realtà ti sta muovendo continuamente verso una comprensione più profonda. Lascia che la saggezza stoica che abbiamo esplorato insieme ti accompagni in questo viaggio. Lascia che la consapevolezza dell'impermanenza ti ricordi che nulla di ciò che temi di perdere è veramente essenziale per la tua completezza. Lascia che la pratica dell'amor fati, l'amore per il proprio destino, ti mostri che ogni sfida è un'opportunità per radicare più profondamente questa verità nella tua esperienza vissuta. E infine, ricorda che il distacco non è un fine in sé, ma uno strumento per una vita più autentica, più libera e più significativa. Una vita in cui non sei più guidato dalla paura di perdere, ma dalla gioia di essere pienamente presente a qualunque cosa il momento ti offra. Porta questa consapevolezza con te, praticala nei momenti piccoli e grandi e osserva come, gradualmente ma inevitabilmente, la tua vita inizia a riflettere la bellezza e la forza della tua essenza risvegliata. Se hai trovato valore in questo messaggio, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.